Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro con l'ultimo video del 2020. Mi avete suggerito di aggiungere la pasta alla crema di funghi che ho fatto qualche settimana fa, quindi essendo un piatto di recupero la faccio al forno. Ripresento brevemente i passaggi per creare la crema di funghi, vi lascio comunque il link del video se voleste rivederlo. Mettete in padella a soffriggere cipolla, aglio e rosmarino, poi aggiungeteci i funghi tagliati grossolanamente. Regolate di sale e di pepe e lasciate stufare a fiamma bassa per far perdere ai funghi la loro acqua. Aggiungete quindi la farina in modo da intrappolare il sapore dell'acqua di vegetazione dei funghi e contemporaneamente addensare la salsa. Mescolate accuratamente per evitare che si formino grumi in giro per la pentola, poi allungate con 3 o 4 mestoli di brodo ben caldo. Basterà un brodo semplice fatto con gli scarti di taglio delle verdure o al limite anche solo acqua calda. Distribuitelo con gli altri ingredienti e lasciate cuocere per una trentina di minuti. Cotti i funghi, impreziosite la salsa con la panna fresca o da cucina e mescolate bene. Spezzate con una nota aromatica e colorata aggiungendo una manciata di prezzemolo tritato finemente, poi lasciate restringere la salsa fino a ridurla a metà volume. Ci vorranno una ventina di minuti circa a fiamma medio-bassa. Mentre la salsa si restringe, mettete sul fuoco una pentola per far bollire la pasta e intanto che aspettate, iniziate ad affettare qualche fetta di formaggio a pasta filata per la gratinatura in forno. Potete usare scamorza, Emmental, provola, basta che non sia un formaggio fresco e troppo umido e che fonda col calore. Salate dunque l'acqua arrivata a ebollizione e aggiungete la pasta. Io uso dei paccheri che qua in forno si comporteranno come dei piccoli cannelloni riempiendosi di condimento. Lasciate cuocere fino a 3/4 del loro tempo di cottura, dunque scolate bene l'acqua e aggiungeteli alla crema di funghi. La pasta sarebbe già buonissima così e basterebbe una spolverata di parmigiano per renderla perfetta, ma visto che siamo sotto le feste, se volete esagerare, adagiatela in una pirofila distribuendo bene il condimento su tutti i paccheri o anche maccheroni se non li aveste a disposizione. Finite la composizione con la salsa ai funghi rimasta sul fondo della padella e date una spolverata con del pan grattato. Io utilizzo un mix di pan grattato, parmigiano e qualche cucchiaio d'olio, ma anche semplice pan grattato andrà benissimo comunque. Chiudete con le fette di formaggio che vi eravate preparati, poi infornate in forno statico preriscaldato a 200 gradi per una ventina di minuti. Se avete fatto restringere bene la salsa non servirà a asciugare troppo in forno e il tempo di cottura sarà sostanzialmente quello necessario a far sciogliere bene il formaggio in superficie. Portate in tavola a caldo fumante questo piatto ricco e sontuoso che in questo periodo di feste e di avanzi di cibo può essere arricchito o modificato nei prossimi giorni per dare nuova vita a quello che non siete riusciti a mangiare ed è rimasto in frigorifero. Io come ogni giovedì vi saluto, ne approfitto per augurare a tutti un buon inizio per l'anno nuovo, sperando vivamente che sia migliore di questo e vi aspetto giovedì prossimo. Anno nuovo, video nuovo. Ciao!